Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Ma questi Longobardi hanno invaso l'Italia? Sono migrati in Italia? O sono stati invitati in Italia? Bentornati e come sempre un ringraziamento ai nostri Patreon, ai nostri abbonati, a chi ci supporta tramite i super grazie. Grazie perché ci aiutate a portare avanti il progetto della Fara, che per chi non lo sapesse e ci conoscesse tramite questo video, non sono solo questi video di approfondimento sul mondo longobardo, ma soprattutto la ricostruzione della cultura materiale e il suo utilizzo a scopo didattico e divulgativo. Noi ricostruiamo abiti, armi, gioielli, strumenti d'uso quotidiani, anche capanne e tranne le capanne, portiamo in giro tutto questo, addosso a noi, per raccontare la cultura longobarda alla gente, a scuola, all'università, nei musei open air in giro per l'Europa. Se non ve la sentiste di supportarci con Patreon o con abbonamenti al canale, potete sempre iscrivervi, cliccare la campanellina e guardare il video fino in fondo, è già un grandissimo aiuto. Veniamo all'argomento di oggi, l'invito dei Longobardi in Italia. Per chi ha familiarità con la storiografia a tema longobardo, probabilmente suonerà un pochino retro, un ritorno a tematiche che non si discutevano da decenni. Recentemente ho avuto il piacere di guardare i contributi video registrati durante il convegno dedicato ai Longobardi e tenutosi a maggio scorso presso il Museo Archeologico ed Arte della Maremma, di cui tra l'altro siamo stati ospiti e per il quale abbiamo realizzato un video proprio sugli abiti longobardi che vi lascio in descrizione. In questo bellissimo convegno durato 2 giorni si sono avvicendati moltissimi relatori di grandissimo pregio, molti dei quali ci avete sentito nominare più volte, Brogiolo, Valenti, La Salvia, Borzacconi, Giostra, Possenti e tanti altri. Questi sono solo i nomi che più spesso utilizziamo qui nei nostri canali. Alla fine di questi convegni è stata data la parola a Paolo De Logu, storico che era fra il pubblico e che ha detto qualcosa di estremamente interessante. Ha detto cioè che dal suo punto di vista di uditore di questo convegno, quello che riusciva a trarne era il nuovo stato dell'arte degli studi longobardi, che sembrava andare verso una rifondazione degli stessi. Sì, perché in questo convegno si vedono le applicazioni delle scienze dure, il recupero dello studio dei corredi, il confronto fra queste discipline, insieme a tutta una serie di altri aspetti interdisciplinari, come ad esempio quello della lingua, che insieme cercano di ricostruire in maniera nuova e pur più vicina alle fonti del passato, l'immagine del popolo longobardo. Vi lascio in descrizione il link anche al primo dei video, mi raccomando andate a guardarlo e magari commentate sotto dicendogli ci manda la Fara. Sono degli amici e sono veramente molto attivi sul territorio. Fra i nomi che non ho citato ma che devo assolutamente nominare c'è ovviamente quello dell'organizzatrice, della allora direttrice del museo, cioè Chiara Valdambrini. Ciao Chiara, un saluto a tutta la Fara. Bene. All'inizio di questo fantasmagorico convegno, il professor Brogiolo ha citato alcuni testi e interventi che avevano stimolato in lui delle riflessioni. Uno di questi testi era edito nel 2018 ed era la versione rielaborata di una tesi di dottorato del 2015. Sono andato a prendermi questa tesi di dottorato del 2015 che trovate ovviamente in descrizione, redatta da uno studioso canadese, anche se il cognome è Fabbro e il fatto che un capitolo sul Ducato del Friuli si chiami Friul Liber fa intuire che forse potrebbe avere delle origini locali. Ecco, in questa tesi il dottor Fabbro prende in analisi una vecchia questione che per la storiografia europea è stata accantonata da decenni, o meglio 2 vecchie versioni. 1. L'importanza della guerra nell'espansione dei Longobardi in Italia. 2. Ma i Longobardi sono stati veramente invitati in Italia? E conseguenza di queste 2 cose. 3. Non è che forse questa invasione e migrazione si poteva delineare più come un'insurrezione dell'esercito?
Prima di andare avanti, una nota necessaria. Noi come Fara tendiamo più a prediligere la visione della migrazione-invasione, perché non si può fare a meno di tenere in considerazione degli spostamenti dei vari popoli all'interno dello scacchiere europeo, della pressione avara in Pannonia proprio a ridosso dello spostamento dei Longobardi. Ma questo non esclude ovviamente che il punto di vista militare legislativo proprio di questo autore non possa dare spunti di riflessione nuovi. Sì, perché appunto c'è un aggancio addirittura nel nostro amato Paolo Diacono, ma negli ultimi 40-50 anni la storiografia ha preferito dire è una semplice giustificazione che Paolo fa per dare una visione provvidenziale all'arrivo dei Longobardi in Italia e collocarli all'interno di un contesto giuridico. Sentiamo, raccogliamo appunto l'impressione dall'Historia Langobardorum di Paolo Diacono, libro secondo. Quindi Narsete, distrutta o vinta come si è detto ogni stirpe dei Goti, e vinti nello stesso modo quei popoli di cui abbiamo parlato, dopo aver messo insieme ricchezze di oro, di argento e di ogni specie, suscitò grande invidia nei Romani, in favore dei quali tanto si era adoperato contro i loro nemici. Questi, in odio a lui, inviarono di nascosto a Giustino Augusto e a sua moglie Sofia questo messaggio: ai Romani è più gradito essere schiavi dei Goti che dei Greci, dal momento che ci governa un eunuco, Narsete, e ci tiene oppressi in schiavitù. E il nostro pissimo principe ignora queste cose. Liberaci dalle sue mani, o di sicuro consegneremo ai pagani la città di Roma e noi stessi. Udito ciò, Narsete rispose brevemente con queste parole: se ho agito male con i Romani, male ne avrò. Allora l'imperatore si arrabbiò a tal punto con Narsete che subito mandò in Italia come prefetto Longino affinché prendesse il posto di Narsete. Venuto al corrente di queste cose, Narsete fu preso da grande timore, fu atterrito e soprattutto dall'imperatrice Sofia, tanto che non osò tornare a Costantinopoli. Tra l'altro, poiché era un eunuco, si narra che l'imperatrice avesse mandato a dire che gli avrebbe fatto dipanare le matasse di lana insieme alle ragazze del Gineceo. A queste parole Narsete avrebbe risposto: le ordirò una trama siffatta che lei, finché vivrà, non potrà liberarsene. Sconvolto dall'odio e dalla paura, si ritira dunque a Napoli, città della Campania, e manda ambasciatori al popolo dei Longobardi, invitandolo ad abbandonare le povere terre della Pannonia per venire a conquistare l'Italia, colma di ricchezze, e insieme invia molti generi di frutta e di altri prodotti di cui l'Italia è fiorente, perché possano invogliare i loro animi a venire. I Longobardi accolgono con gratitudine quel messaggio lieto che da tempo desideravano e si infiammano di coraggio al pensiero dei vantaggi che ne sarebbero derivati. Subito, in Italia, di notte, apparvero segni terribili, spade di fuoco nel cielo luccicanti di quel sangue che fu poi sparso. Questa è la fonte classica, Paolo Diacono, che dice che Narsete invita i Longobardi e che quindi, insomma, non erano degli invasori e avevano tutti i diritti di essere sul suolo italiano. E come ho detto, la storiografia tradizionale europea e italiana tende a sottovalutare questo passaggio. Il lavoro che il dottor Fabbro fa è analizzare le fonti precedenti a Paolo. Ci siamo sempre detti che non ne abbiamo tantissime, ma che fanno dei riferimenti non solo a questo episodio, ma anche al sistema generale di funzionamento delle popolazioni barbariche in relazione all'impero orientale. Ecco quindi che nel quadro che lui delinea diventa possibile, se si vuole sostenere la tesi dell'invito, il fatto che in realtà i Longobardi fossero appunto inquadrati all'interno dei corpi federati dell'esercito bizantino. I federati erano una figura, in questo periodo alto medievale, molto fluida fra alleati e parte dell'esercito, ma che in ogni modo si relazionavano all'imperatore di Bisanzio, da cui dipendevano economicamente. Ecco che in questa tesi viene fatto notare come sia capitato molte volte che questi federati e anche le truppe regolari, di fronte al mancato pagamento, che era la norma a metà del VI secolo, nel grande declino commerciale conseguente alle guerre greco-gotiche, alla peste e a tutta la complessa situazione europea e mediterranea, ecco che appunto di fronte al mancato pagamento, al ritardo nei pagamenti, capitava molto spesso che questi federati, che queste parti dell'esercito si ribellassero, si dessero un capo e tentassero una rivolta. La differenza, secondo la tesi del dottor Fabbro, sarebbe che in questo caso i Longobardi ci sarebbero riusciti a trovarsi un capo in quell'Alboino
Alboino, che noi abbiamo sempre definito come un re tribale e che però in questa narrazione diventa più un condottiero militare, più che un re tribale, che guida quindi un'insurrezione che non ha pretese di conquista totale dell'Italia, come invece viene narrata successivamente, e che procede quindi in base alle necessità del momento. Tanto che, sempre nella lettura del dottor Fabro, il grosso del potere del re Alboino e poi del suo breve successore Clefi si concentra sì nel nord Italia, ma nella parte un po' più a occidente di quella che sarà poi l'Austria longobarda. Tanto che appunto nel citare i ducati indipendenti, nel nord lui pone proprio il ducato di Cividale e quelli che gli orbitano intorno, a dimostrazione che appunto era stato un avanzamento non di conquista, ma strutturato in maniera progressiva attraverso le successive disposizioni di quelle che erano gruppi di armati. Non siamo completamente d'accordo con tutti gli aspetti che il dottor Fabro porta avanti. Ad esempio, troviamo che quando specificatamente racconta del Ducato di Cividale e utilizza proprio i racconti di Paolo Diacono su questo ducato, sottolineando come la cronologia di questi racconti non sia completamente attendibile, cosa che è nota, ecco che nella sua critica, nella critica della tesi, un esempio di questa inattendibilità sarebbe la figura dello stesso duca Gisulfo, che Paolo Diacono dice essere nipote Marfais di Alboino e fondatore del primo ducato. Nella tesi questo sembra essere più una captatio benevolenzie e un tentativo di dare importanza all'autonomia friulana, perché appunto sembrerebbe che questo Gisulfo viva troppo a lungo. Ecco che però nella tradizionale suddivisione dei duchi della storiografia locale noi abbiamo un Gisulfo I e poi un Gisulfo II. In questa critica della tesi pare che i due Gisulfo si fondano. In secondo luogo, allo stesso modo, a un certo punto, nel tentare di delineare l'importanza anche dei Franchi oltre che dei Bizantini nella creazione della seconda fase della monarchia longobarda, quella cioè che dopo i 10 anni di anarchia portano all'elezione di Agilulfo e poi di Autari, ecco che in quel contesto, fino poi ad arrivare a Rotari, la tesi è che ci si trovi di fronte a un matriarcato franco, cioè come se la monarchia longobarda fosse sotto la tutela di regine franche. Devo dire che alla prima lettura non riuscivo veramente a inquadrare di cosa stessimo parlando, pur capendo perfettamente l'arco cronologico di riferimento. Poi ho realizzato, nella storiografia europea, in particolare in quella italiana e tedesca, Teodolinda è bavara. Noi abbiamo fatto dei video di approfondimento su Teodolinda, le trovate in descrizione. A un certo punto la Baviera viene conquistata effettivamente dai Franchi, ma accade più tardi. Quindi delineare dal nostro punto di vista il periodo di importanza delle regine Teodolinda e figlia come parte della appurata ingerenza dei Franchi nel contesto longobardo ci pare il figlio di una storiografia che forse è stata meno attenta a questi piccoli particolari dinastici che forse sono tipici appunto di una storiografia europea che spulciava gli interessi personali e locali. Potrebbe essere che sia la storiografia tradizionale a sbagliarsi e che la nuova visione sia quella giusta, ma come farà? Noi tendiamo a preferire quella in cui Teodolinda è una regina di origini bavaresi e bavare e non franche in senso stretto. Per il resto il testo è molto ben argomentato, si fa riferimento passo per passo a citazioni, a fonti franche, a fonti latine, a fonti greche, a Paolo Diacono usato però come confronto tardo, tentando di utilizzare le informazioni precedenti e vedere come queste sembrano evolversi nella storiografia più tarda di Paolo Diacono. L'aspetto interessante però è riprendere in considerazione il rapporto dei Longobardi con il potere costantinopolitano, come questo abbia potuto influenzare il loro arrivo e il loro avanzamento in Italia e soprattutto rimettere al centro una questione importante, cioè la guerra e il combattimento. Il titolo infatti del libro che verrà poi tratta da questa tesi di dottorato, se non sbaglio, è proprio l'importanza della guerra nella formazione dell'Italia alto medievale. Infatti l'autore poi si dilunga in una descrizione di come si è organizzato l'esercito, di come questo cambi
e di come questo sia legato anche alla gestione delle ricchezze sul territorio, un territorio che non è in grado di fornire delle tasse perché non ci sono le strutture e che quindi progressivamente sposta la ricchezza verso il patrimonio terriero, creando però una grande forbice sociale anche all'interno degli stessi Longobardi. Dato questo che in effetti vediamo anche nei dati archeologici, notando come le generazioni successive alla prima siano molto meno inclini alla guerra, quantomeno negli aspetti archeometrici. Le ossa non mostrano i marker tipici dei combattenti e dei cavalieri, così come il numero di corpi danneggiati in guerra o in combattimento si riduce notevolmente. Quindi questa tesi sconvolge completamente l'analisi che abbiamo fatto fino adesso, la narrazione che abbiamo fatto fino adesso dei Longobardi e del loro arrivo in Italia? No, però riapre la discussione sull'importanza della guerra e sul rapporto con Costantinopoli che nella storiografia europea era stato accantonato fino ad adesso. Chissà che non dia adito a nuovi studi e a nuovi approfondimenti. Vi lascio ovviamente in descrizione il link alla tesi. Una comunicazione finale in chiusura. I primi di gennaio, probabilmente la settimana successiva all'Epifania, terremo una diretta qui sul canale insieme a Paolo Nardi. Magari è un nome non notissimo a chi è appassionato di Longobardi, ma molto noto a chi è appassionato di Tolkien. Tolkien è, volente o nolente, uno degli argomenti di cui si è parlato di più nell'ultimo anno, per i motivi sbagliati spesso. L'orrenda serie di Prime e il tentativo di appropriazione da parte di una parte politica italiana e il rifiuto pretestuoso da parte di un'altra. A noi questo non interessa, ma è stato edito da poco in italiano un testo noto come Lost Road, di cui ho parlato in un video di un annetto fa circa, che è il collegamento diretto proprio fra Tolkien e i Longobardi. In realtà Tolkien e i Longobardi hanno numerosi riferimenti e contenuti che si possono toccare, sfiorare, soprattutto nel Tolkien professore, filologo, studioso di letteratura altomedievale e che quindi trova in alcune dei contenuti che noi condividiamo ad esempio nel podcast della Fara proprio l'ispirazione per il suo mondo secondario. Ecco, con Paolo discuteremo di questi rapporti, dei rapporti fra le fonti e la creazione tolkieniana e dei rapporti fra queste fonti e l'immagine che abbiamo del popolo longobardo. Quindi cercando di trovare il filo rosso che unisce l'indagine su un passato che conosciamo molto poco e l'analisi letteraria su uno degli autori più importanti del XX secolo che a quel passato europeo si è ispirato a piene mani. Bene, alla prossima, buon finimento, buon principi e mandi!